Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone e le tendenze energetiche disponibili per l'inverno 2026. Abbiamo la carta del carro, amici del Leone. Può essere riferito a un viaggio, a uno spostamento e per qualcuno fa riferimento al prendere una determinata direzione in una situazione o in una relazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web, il numero di telefono, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e poi trovate i link ai corsi di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Uno è un corso live che partirà a gennaio e l'altro un videocorso registrato adatto a chi si vuole approcciare al mondo della cartomanzia. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Asso di coppe, 9 di bastoni, giudizio, fante di bastoni, cavaliere di coppe e matto. Bene, carte interessanti. Partiamo da questo asso di coppe che di solito parla di nuovi inizi, essendo un asso, potrebbe fare riferimento come a delle nuove idee, a delle nuove variabili che si potrebbero vedere. Di solito parla anche di innamoramento, potrebbe parlare di figli, considerato che abbiamo anche un 10 di coppe. Allora, le carte qui sono 10 di coppe, regina di spade e diavolo. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. 4 di bastoni e 6 di bastoni. Guardate, vedere la regina di spade con questo 9 di bastoni mi fa pensare a come delle regole, dei confini, dei limiti che potreste mettere in questa situazione o in questa relazione. Fatemi vedere il diavolo. Luna e temperanza. Pare che potrebbe esserci con questa luna qualche cosa da dover guarire. Visto così, ho come l'idea che questo diavolo, questo condizionamento, mettiamola così, potrebbe essere dato dalle paure, da qualche cosa del passato, qualche cosa che deve ancora guarire, mi viene da dire. Deve ancora essere messo in equilibrio con questa temperanza. Probabilmente per quello che avete sia il 9 di bastoni che la regina di spade. Però con questo 4 di bastoni e il 6 di bastoni effettivamente è come se si andasse verso un momento di equilibrio. Il 6 di bastoni è una carta che parla di riconoscimenti, di risultati. Ho come l'idea che potreste condurre voi il gioco. Andiamo a vedere il giudizio. 9 di coppe e 4 di spade. Il 4 di spade è uno degli arcani minori della temperanza. Datemi una carta per il 9 di coppe. Fante di coppe. Il giudizio è una di quelle carte, ragazzi, che quando arriva, io dico spesso che non accende una lampadina, accende direttamente un lampadario. C'è come una presa di consapevolezza
e con questo fante di coppe effettivamente potrebbe arrivare come un'offerta, una proposta. Vi dico, se questa situazione parla di una tossicità con una persona nello specifico, qui con questo fante di coppe potrebbero come arrivare dei chiarimenti, potrebbero arrivare delle scuse, potrebbe arrivare come la voglia di riaprire un dialogo. Non sento in realtà che lo abbiate chiuso perché non ci sono carte di fine, potrebbe anche essere un discorso nuovo. Siccome c'è un 4 di bastoni, se per voi risuonasse come una situazione romantica, potrebbe parlarci anche di convivenza effettivamente. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Mondo. Sei di spade e imperatrice. Probabilmente parte di questi condizionamenti del diavolo potrebbero effettivamente essere ehm, causati dalla vostra forma mentis, dalla vostra forma pensiero, dal modo in cui pensate. Le credenze limitanti sono quelle credenze che si instillano, si instaurano, si radicano nel nostro subconscio senza che noi in realtà ne siamo particolarmente coscienti, eh. C'è come qualche cosa, qualche tema, secondo me, sul iniziare qualche cosa. Perché il mondo al contrario è come se non si fosse concluso un ciclo o come se non si volesse concludere ancora un capitolo. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Cavaliere di bastoni. E 8 di pentacoli. Dunque, in questa situazione o in questa relazione che potenzialmente potrebbe iniziare, ho come l'idea che, allora, c'è l'otto di pentacoli, quindi per qualcuno potrebbe trattarsi di una situazione lavorativa o comunque dove c'è magari la zona di lavoro, c'è un qualche cosa, un qualche tema legato al lavoro lì intorno. Se fosse per esempio un'azienda dove vi promettono qualche cosa di nuovo, ma questa cosa non si muove ancora, potrebbe effettivamente svilupparsi nel corso dell'inverno. Se fosse una questione romantica, vi dico che potrebbe esserci come uno slancio in avanti, una nuova quotidianità, però è ancora un po' così nell'aria la cosa. Questo ve lo dico perché ci sono tanti cavalli effettivamente e qui avete il carro, quindi è come il muoversi in una certa direzione, però effettivamente questo cavaliere di coppe è girato al contrario, come se non ci fosse una reale, come vi posso dire, una chiacchiera di un certo spessore. Andiamo a vedere il matto. Sole e imperatore. Datemi una carta per l'imperatore. Regina di pentacoli e 4 di pentacoli. Sono due carte queste che riguardano i figli. Siccome c'è anche la regina di pentacoli e l'imperatrice e anche il mondo tra le altre cose, fatemi vedere se c'è altro, l'asso di coppe, ci potrebbe essere anche un tema per qualcuno legato a dei figli. Quindi se non sono figli perché non siete in età, perché li avete già, per X motivi, questo matto può essere o l'inizio di una nuova e appassionante, direi, relazione, considerato che c'è anche la carta del sole, può essere una relazione di amicizia anche, però con queste carte è come se non fosse, e anche con il cavaliere di coppe, girato al contrario, è come se non fosse ancora ben determinata la cosa, è come se non avesse ancora dei confini
precisi, tipo ci frequentiamo però non si sa che cosa sappiamo, oppure se foste per esempio una coppia già consolidata, si può, come dire, accennare o toccare il tema dei figli, ma non si apre un vero e proprio discorso. Mm? Come un po' questa sensazione. Quindi ragazzi, se fosse a livello romantico, vi dico, qui c'è qualche nuovo inizio, quelli che ho appena detto, per qualcuno una relazione, per qualcuno potrebbe essere l'idea di un bambino, per qualcun altro potrebbe anche essere l'idea di andare a convivere con questo 4 di bastoni. Ci sono dei condizionamenti qui che suppongono il mettere come delle barriere, dei limiti, però è anche vero che con questo giudizio è come se riusciste a vedere ad avere la visione di insieme. Occhio alle credenze limitanti, però sento che qui si può sviluppare una bella storia. Può essere considerato il matto un'avventura, quindi un qualche cosa che mi viene da dire vi travolge e poi da lì bisogna lavorare per la consistenza di questa relazione. Può essere un passo in avanti se uscite da tanto tempo, se frequentate da tanto tempo il o la vostra partner. Sento come se un discorso si aprisse e si portasse avanti, magari non in modo serioso, non in modo, cioè, non è quel discorso che arriva del tipo, senti, ti devo parlare, non è così. È un qualche cosa che viene introdotto goccia a goccia. Però, secondo me, verranno fuori delle buone chiacchiere, mettiamola così. Se fosse una questione a livello lavorativo, ragazzi, vi dico che qui potrebbe effettivamente iniziare o qualche nuova collaborazione, adesso dipende un po' dalla situazione di ognuno. Vi ricordo che gli oroscopi del 2026 sono già tutti online, ce ne sono 4 e uno è specifico sul lavoro e l'economia, quindi vi consiglio di andare nella playlist dell'oroscopo annuale stagionale per trovarli. Però ho come l'idea che ci sia effettivamente un qualche cosa di nuovo. Questo diavolo e questo 6 di spade potrebbe farvi pensare, ce la farò, riuscirò a trovare un'armonia in questo lavoro o in questo progetto. Ci sono delle regole, se vogliamo, dei paletti da mettere, perché comunque un 9 di bastoni ce l'avete e quindi è come creare una vostra zona sicura. Vi dico, qui c'è il carro, quindi secondo me in questo periodo, in questi 3 mesi, 3 mesi e mezzo, più o meno, dipende da quando vedete la lettura e da quando siete nati, perché il verificarsi di quello che io vi dico ha come, diciamo, influenza la decade di nascita. Se siete nati prima lo sentite prima, se siete nati dopo lo sentite dopo. Scusate. Però comunque con questo carro c'è come una scelta, una strada che si inizia a percorrere e qui la vediamo. Abbiamo due inizi fondamentalmente, ragazzi, poi anche i fanti possono essere considerati inizi, quindi c'è un nuovo inizio. Fortemente romantico per qualcuno, ma non è detto. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo. Ok. Carta numero 19, flessibilità, e mi salta all'occhio qua, perché con la regina di spade si fanno regole, si stabiliscono confini, si fanno le liste, si fanno i programmi e per capirci come se fosse una ragioniera, incasella tutto. È più la carta degli psicologi, no? Quindi analizzano, confrontano. E qui vi dice di praticare, se vogliamo, la flessibilità, cioè mettete una regola, però poi non siate così ferrei. Ecco, ogni tanto diciamo che le regole possono essere bypassate. Poi abbiamo carta numero 14, a dire il vero. Questa carta è interessante perché fa vedere questo gufo che si apre e toglie la maschera. Quindi sento che qualcuno potrebbe stavo guardando se avevate assi di spade, però no. Potrebbe aprirsi nei confronti dell'altra persona, potrebbe... Tenete presente che il 9 di bastoni è una carta che ci parla di autodifesa, ma perché la persona ha già ricevuto un colpo e quindi
come dire, ha imparato a proteggersi, a difendersi, a schermarsi. Poi abbiamo carta numero 49, l'osservatore, e secondo me è un po' quello che vi consigliano in questo periodo: osservate come si muovono le cose, ma soprattutto osservate come pensate, mi viene da dire, perché questo diavolo è subito a inizio lettura, c'è come una sorta, sì, potrebbe anche esserci tossicità, però dipende sempre dalle credenze limitanti che avete introiettato. E poi abbiamo caos e contrasto. Qui c'è una zebra che però è maculata, diciamo così, come una giraffa. Carta numero 33. Può esserci un momento di confusione, effettivamente. Diciamo che non è che lo vedo tanto nella lettura, forse un po' il diavolo che potrebbe farmi pensare questa cosa qua, però è un po' come capire da che parte volete andare, che cosa volete voi, fatevi queste domande più che tutto. Va bene, andiamo a vedere un altro oracolo. Ma quanti? Allora, l'angelo terrestre, libero arbitrio. Questa credo che sia una delle prime volte che mi capita, non l'ho mai vista in questo mazzo. C'è un angelo in terra qui. Potreste essere voi, potrebbe essere qualcun altro vicino a voi. Però ho come l'idea che, ripeto, potrebbe essere una relazione lavorativa piuttosto che di amicizia romantica. Adattate voi la lettura alla vostra realtà, però io ho come la sensazione che come potreste ricevere qualche messaggio. Gli angeli sulla terra sono quelle persone, vi faccio un esempio che è personale, così capite. Sono quelle persone che magari non vedete, conoscete, non vedete mai, però nel momento del bisogno appaiono e vi consolano o vi fanno riflettere o vi aiutano con quella cosa con cui non riuscivate. Poi magari non vedete più questa persona per anni e in un successivo momento di bisogno riappare. Io la percepisco un po' così. Qui abbiamo gelosie e parla di autunno. Quindi potrebbero essere gelosie passate, considerata che questa è la lettura dell'inverno, o un qualche cosa che si strascica, sì, che si trascina dall'autunno. Formazioni e apprendimenti domani. Vi invitano a studiare, vi invitano a imparare, vi invitano a espandere la conoscenza, scusate. Allora, espandere la conoscenza espande la coscienza, perché più informazioni io ho, più riesco ad avere la visione d'insieme, la visione globale. Poi abbiamo mancanza di radici, 15 giorni. Ecco, un ottimo esercizio per favorire il radicamento potrebbe essere il grounding. Può essere anche che 15 giorni siano il tempo sufficiente che vi serva per mettere queste radici. Il mettere le radici, ragazzi, non è il fermarsi in un posto e rimanere lì, è trovare casa. Però casa, guardate, in inglese si distingue molto bene, c'è house e home. House è la casa fisica di mattoni, home è il focolare, dove voi vi sentite a casa. E io penso che questa carta faccia proprio riferimento a quello. E poi abbiamo ritardi. Ti sei ritardato, sarebbe. ehm, Hai ritardi. E qui parla di marzo. Qui abbiamo mañana, 15 días. Vi dico, considerato che abbiamo un matto alla fine della linea, può essere che
ci sia come questo riprendere un po' in mano tutto quanto e dare come un nuovo inizio. C'è comunque un qualche cosa dove voi potreste accumulare ritardo in questo periodo. Andiamo a vedere una meditazione di Findor. Siate trasformati dal rinnovarsi delle vostre menti. Un serpente non può crescere senza mutare la vecchia pelle, né un pulcino può uscire dall'uovo senza romperlo per aprirlo, né può un bimbo nascere senza emergere dal grembo materno. Questi sono processi naturali, necessari perché i cambiamenti avvengano. Passo dopo passo essi si realizzano e nulla può fermarli. Se un pulcino non ha la forza di rompere il guscio, muore. Quindi andate avanti, andate avanti, andate avanti. Rifletti sulla parola adesso. Il segreto di una via gioiosa, armoniosa, soddisfacente si rivela ai tuoi occhi non appena accetti il fatto che solo il presente esiste. L'adesso è l'unico tempo esistente. Non soffermarti più sul passato e non andare in cerca di un qualche bene futuro. Risveglia la coscienza al meraviglioso presente, colmo di tutta la bontà divina e accettalo integralmente. Bellissimi messaggi amici del Leone, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi può contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto, però tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare nella sezione degli abbonati, anche lì tratto le credenze limitanti, sono divise per settore, amore, lavoro, denaro. In più ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, parlo dell'astrale, delle energie sottili, parlo di larve energetiche, insomma c'è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni che è stato condensato e messo lì a disposizione vostra per aiutarvi nel vostro percorso di crescita. Comunque date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4 playlist, vanno viste in ordine numerologico, sono numerate e vanno viste in ordine progressivo. Detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!